Manubri magici, palestre con regole comportamentali un po' fuori dall'ordinario e degli attrezzi di allenamento che sono convinto non avete mai visto. Questo e non solo in questo nuovo episodio di Cose che non sai sul bodybuilding. Via con la sigla! Prima di iniziare ne approfitto per dare delle doverose spiegazioni. Nello scorso e primo episodio di questa serie mi sono accorto di aver dato un'affermazione errata, la quale mi è stato impossibile correggere perché ormai il video era già uscito. E cioè che questa rubrica non avrà purtroppo una frequenza mensile, ma bimensile. Lo dico perché fisicamente mi è impossibile promettervi un video del genere ogni mese, al momento perlomeno, e allo stesso tempo portarvi altri video forse anche più complessi di divulgazione storica sul bodybuilding. Credetemi, ne ho tanti a cui sto lavorando. Quindi chiedo scusa per l'inesattezza espressa, ringrazio chi non lo considera un problema, ma per chi è ancora in dubbio sul perdono, chiedo di guardare il video fino alla fine perché sono convinto che cambierà idea. Ora basta con questa sbrodolata e diamo il via alla divulgazione. Se ancora oggi, nonostante ci siano più palestre che pizzerie ormai, bisogna ancora ribadire ai clienti che se non tieni pulita la sala o che se non rinnovi il certificato medico ti caccio fuori, beh, dovete sapere che in alcune palestre, in uno nello specifico, potevi essere cacciato fuori anche per molto meno. La palestra in questione è la Vince Gym, fondata ad Hollywood verso gli anni 40 da un importante bodybuilder, Vince Gironda. Quest'ultimo aveva una reputazione non solo come preparatore importante di bodybuilding, ma aveva una reputazione importante anche per via del suo caratterino un po' rude e per le sue filosofie di allenamento un po' particolari anche per l'epoca. Ad esempio, in ottica di allenamento ed escluse alcune piccole eccezioni, odiava le macchine in quanto le considerava meno efficaci di bilancieri, manubri e cavi. Non metteva mai la musica in palestra in quanto credeva potesse distrarre gli atleti e corrompere la loro mentalità agonistica e non sopportava chi si iscriveva in palestra per poi non utilizzare le sue metodologie, etichettando queste persone come promotori di teorie di allenamento pseudoscientifiche. Ma se pensiate che basti non pagare la retta mensile per venire cacciati via dalla sua palestra, ora, per chiarirvi le idee, vi leggerò un parziale elenco di motivazioni della tua possibile espulsione, scritte da Vince Gironda stesso. Failing to work, in poche parole, non funzionare, non avere risultati. Fra parentesi, il mio sistema funziona, ma a volte i miei studenti no. Chiedere il rack per lo squat. Rifiutarsi di togliersi le scarpe durante l'allenamento dei polpacci. Cercare di seguire due insegnanti. Eseguire esercizi addominali ad alto numero di ripetizioni. Portare abiti normali in palestra. In questo caso si riferisce a vestiti utilizzati fuori come ad esempio le scarpe. Eseguire sit-up con movimento completo. Iniziare un allenamento con esercizi per i bicipiti, menzionare la parola corsa o aerobica, praticare noiosi molteplici set in panca piana, chiacchierare, socializzare mentre si esegue una serie ogni 10 minuti, mangiare hamburger e patatine fritte mentre si è a dieta. Ovviamente, siccome non voglio decontestualizzare, ci tengo a precisare che molte di queste regole sono influenzate dalle sue metodologie di allenamento, le quali meriterebbero un approfondimento per poter capire al meglio la situazione. Tuttavia, se io fossi proprietario di una palestra, non credo che caccerei via una persona solo perché chiede un rack o perché non ha avuto risultati. Però se andasse a citare corsa aerobica. Ormai sono passati più di 2 anni da quando ho realizzato un video interamente su un fondatore del bodybuilding in Italia, cioè John Vigna, e non troppo tempo fa ho anche dedicato un video dove ho parlato della sua ultima opera scritta prima del ritiro, cioè Culturismo per campioni. Tuttavia, la reputazione che questo autore si è costruito nella sua carriera ha portato alcuni appassionati della disciplina a porsi anche una legittima perplessità. John Vigna ha mai scritto un libro dedicato anche alle donne? E se sì, ha portato a sua volta il bodybuilding in Italia stavolta in ambito femminile? Beh, purtroppo no. Sia Culturismo per campioni che Muscoli e bellezza sono due opere scritte dedicate interamente a un pubblico maschile. Non ci sono all'interno dei due libri delle informazioni precise indirizzate esclusivamente al genere femminile e vi ricordo che eravamo anche negli anni 50. In quegli anni, soprattutto in Italia,
Eravamo ben distanti dal collegare la figura femminile al bodybuilding per come possiamo anche vagamente poterlo intendere oggi. Ciò nonostante, pare che Gianvigna volesse comunque promuovere l'attività fisica per le donne, andando a supportare finanziariamente alcune autrici grazie alla sua casa editrice, la MEB di Torino. E nel 1957, infatti, viene rilasciato Armonia e bellezza, metodo di ginnastica culturista femminile. Il libro non è scritto da lui, ma ha voluto comunque scrivere una prefazione nella quale racconta come ha conosciuto l'autrice, chi è l'autrice e sul perché abbia voluto insistere tanto nel chiederle di scrivere questo libro. Paola Brusati di Settala, così si chiamava, fece parte della nazionale italiana di nuoto già a 14 anni e da adulta diventò una delle modelle indossatrici più importanti del nostro paese. Nonostante però la sua apparente bellezza oggettiva, Paola ha confessato a Gianvigna di non essere affatto nata così, ma di aver sofferto in tenera età, specialmente in adolescenza, di un complesso di inferiorità a causa di alcune sue imperfezioni. Imperfezioni che ha curato grazie a degli esercizi, a delle norme igieniche e a delle regole di vita che prima ha sperimentato su se stessa e poi ad alcune sue amiche e parenti, guadagnando straordinari risultati. Il libro è diviso in 3 parti. La prima è dedicata alle regole igieniche, quindi vestiario, capelli, cura della pelle, trucco. Si parla anche di alimentazione, da programmare a seconda dell'età, del clima e della stagione, della propria attività fisica e della propria costituzione fisica, proprio come faceva anche Gianvigna. E proprio come Gianvigna allega intere tabelle con riportati fabbisogni medi giornalieri in calorie, i cibi da assumere, i tipi di vitamine e c'è anche una tabella delle cosiddette misure ideali della donna media italiana tra i 20 e i 30 anni, con un ultimo capitolo dedicato al portamento, cioè quindi alla postura, al come stare dritti in piedi e al come camminare. Le altre 2 parti del libro, invece, sono dedicate a parlare sul sistema di allenamento, la sua frequenza e come strutturarlo, con illustrati tutti gli esercizi tassativamente da svolgere a corpo libero se non delle rare eccezioni e con grande importanza alla respirazione, anche qui proprio come faceva Gianvigna. Si parte con 15 minuti al giorno le prime 2 settimane, poi 30 minuti la terza e la quarta settimana e dal secondo mese si inizierà l'allenamento diviso per parti muscolari. Nello specifico collo e anche il lunedì, spalle e vita il martedì, pettorali, schiena ed esercizi per la statura il mercoledì, braccia ed anche il giovedì, ventre e vita il venerdì, sabato esercizi per le gambe e per la statura e la domenica solo esercizi di respirazione. Quindi, come avete visto, ma come vi avevo già detto, siamo ben distanti dal concetto di bodybuilding o culturismo, in questo caso femminile, e pare che anche Gianvigna fosse ancora distante dall'immaginare una donna allenarsi con i pesi come faceva un uomo. Ma per fortuna, grazie a riviste come Forza e Salute o Cultura Fisica, se si vuole rimanere in Italia e andare più indietro nel tempo possibile, l'argomento non venne mai abbandonato o accantonato e si cercò di dare comunque informazione. E un po' alla volta, soprattutto negli anni '80, lo stereotipo iniziò a essere definitivamente abbandonato. Nel 1882 Nietzsche scrisse La Gaia Scienza, un testo di filosofia dedicato a introdurre soprattutto il concetto dell'eterno ritorno. Concetto il quale sostanzialmente sosteneva che l'universo rinasce e rimuore rispettando dei cicli temporali ben precisi e fissati, andando però a ripetere eternamente sempre le stesse cose. E questo concetto possiamo applicarlo tranquillamente anche al bodybuilding, specialmente in ottica di marketing, dato che ancora oggi c'è gente che compra gli elettrostimolatori pensando di potersi allenare stando sdraiati e fermi sul divano. A fine 800 e i primi del 900 però c'era anche qualcuno che voleva allenarsi e quindi non potevi legarlo o collegarlo a decine di fili come a un albero di Natale e si diede così vita ai manubri elettrici. Sì, avete sentito bene. Con questi cosi non solo andavate ad aumentare forza e salute muscolare, ma andavate anche, teoricamente, a stimolare l'energia nervosa. Perché non c'è miglior tonico per il sistema nervoso che la corrente elettrica, no?
Il tutto senza comprare quei voluminosi, costosi e complessi dispositivi elettrici caratteristici di quel periodo in ambito fisioterapeutico. Il loro funzionamento è molto semplice. Un manubrio crea elettricità grazie a una batteria al suo interno, lo si collega all'altro manubrio grazie a un lungo filo di seta e si va a svolgere gli esercizi e si può regolare l'intensità dell'elettricità grazie a un regolatore da 1 a 10 posizionato nell'impugnatura. Questo modello era acquistabile a 35 franchi tramite una rivista francese dei primi del Novecento, Le Santé par les Sports, ma l'azienda americana Smith Shaw Electric Company, anch'essa nei primi del Novecento, anche prima, ne realizzò un prototipo e modello tutto suo. Nati credo più per campo medico che culturistico stavolta, comunque questi modelli avevano una meccanica simile a quelli francesi, con la differenza che non solo potevi utilizzarli come batteria, ma erano anche ricaricabili. Bastava aprire il coperchio del manubrio che faceva da fonte di energia, ci versavi 2/3 di acqua pulita e infine un misurino di bisolfato di mercurio. Chiudi, scuoti un po' ed è pronto all'uso. È un vero peccato che li abbiano tolti dal mercato. Vendevano così bene. Un'abitudine e tradizione dura a morire è l'utilizzo del pad nello squat e questa cosa avviene principalmente per mano di principianti, questo un po' perché hanno poca abilità e dimestichezza con l'alzata e un po' perché gli dà fastidio il bilanciere posizionato sopra le spalle. E anche se è vero che il pad veniva utilizzato una volta anche da importanti atleti nel bodybuilding, ciò non toglie che l'aggiunta del pad o cuscinetto per lo squat può aggiungere altri problemi, e cioè l'impossibilità di posizionare il bilanciere ad altezze diverse durante la cosciata, come in uno squat low bar o uno squat medium bar, forse una cosciata più adatta alle nostre esigenze. Questa motivazione però spesso non è sufficiente a far cambiare idea a queste persone ed è qui che già negli anni 90 il mercato dà vita a un prodotto nato per sostenere questi praticanti e stiamo parlando del Manta Ray. Come consiglia il nome, il Manta Ray era un supporto in poliuretano prodotto dall'Advanced Fitness Incorporation, il quale permetteva di incastrare il bilanciere su quella fessura senza andare a creare un contatto diretto con le spalle e impediva durante la cosciata di strisciare giù il bilanciere dietro le spalle. Sostanzialmente per l'azienda non esisteva uno squat high bar, medium bar e low bar, quella posizione era quella perfetta. Infine, teoricamente, il design del Manta Ray permetteva di distribuire meglio il carico, a differenza anche di un bilanciere provvisto di pad, e ciò rendeva il Manta Ray un prodotto non replicabile con altri attrezzi. In quegli anni però c'erano anche altri clienti a cui bisognava secondare i propri bisogni e se vogliamo la motivazione stavolta era anche più lecita, e cioè fargli capire che bisognava allenare la cuffia dei rotatori ed è qui che entra in scena lo Shoulder Horn. Anch'esso un prodotto brevettato realizzato in America, secondo alcune fonti da un certo Joseph Horrigan, e ordinabile grazie alle riviste tipo Iron Man. Modello non unico ma diviso in taglie e progettato per sostenere le braccia in posizione appena sotto all'orizzontale e chinate sui 30 gradi in avanti, posizione, a detta dell'azienda, migliore e più efficace per andare a svolgere le rotazioni esterne verso su per le spalle. Questo esercizio era da fare in accoppiata a un altro esercizio a corpo libero, il pectoral stretch, dalle 2 alle 3 volte a settimana, un volume di 1-2 serie per esercizio, 15-25 ripetizioni per lo shoulder horn e 20-30 secondi per il corpo libero, per l'esercizio a corpo libero, dopo il proprio allenamento con i pesi. E se vi sta passando vagamente questa curiosità in testa, pare che sì. Entrambi gli oggetti sono sopravvissuti al tempo e sono ancora reperibili online, anche se credo non sono più sotto produzione delle aziende originarie. Del Manta Ray pare sia stato pure realizzato un modello per il front squat. Io questi prodotti non li ho usati, quindi non posso darvi una critica piena e oggettiva, ma se posso darvi un consiglio, io guarderei altrove e vi consiglierei di risparmiare soldi. Vi consiglio, qualora sia questo il vostro problema, di abituarvi un po' alla volta ad avere un bilanciere a contatto con le spalle, a meno che non ci siano problematiche bisognose di un occhio esperto, e se volete imitare la routine dello shoulder horn, basta che appoggiate il gomito su una panca inclinata ed eseguite lo stesso esercizio, con la differenza che stavolta avrete il sorriso perché sentirete nelle vostre tasche le banconote che avete risparmiato.
Come diceva un vecchio slogan della Kodak, una foto non scattata è un ricordo che non esiste. E questa cosa è vera anche nel bodybuilding, perché quando non ci sarai più, non sarà mai quello che hai detto a mantenere viva la tua memoria, ma sarà quello che hai fatto. Fatti, atti, cose concrete, tutto ciò che è catturabile anche da una videocamera, una macchina fotografica o una fotocamera. E se oggi il bodybuilding ha una storia, ma è anche un'arte, lo dobbiamo molto anche alla fotografia, la quale ha catturato i maggiori rappresentanti della disciplina nella loro miglior condizione fisica e di poterceli rendere sempre visibili dentro riviste, cartolini, libri, eccetera. E quando qualcosa passa da essere fisico a essere digitale, non si può fare a meno che pensare a quello che c'era prima, rimanerne ancora più affascinati e porsi una grande curiosità. Com'era possibile riportare queste immagini nelle pagine? Com'erano fatti questi stampi? Beh, adesso ve li faccio vedere. O meglio, adesso vi farò vedere 4 matrici tipografiche molto particolari. Ne prenderò una per fare da esempio e ovviamente subito dopo vi mostrerò tutti quanti gli esemplari. Queste matrici, come potete vedere, iniziano con un blocco di legno che fa da base e sopra questo blocco di legno è fissato una lastra di rame. Lastra di rame in cui vi metto la luce in buona posizione in modo che possiate capirlo, è stata incisa probabilmente in maniera chimica, scusatemi non sono un tipografo, un'immagine o una foto. Questi blocchi andavano posizionati su un'apposita macchina di stampa, spesso accompagnate da altre matrici, quelle per il testo, o venivano utilizzate secondariamente, quindi si facevano solamente pagine con matrici fatte di caratteri, quindi solo testo, e poi si utilizzavano quelle con le immagini, e si riportava l'immagine su dei fogli di carta. All'epoca, in questo caso siamo nei primi del Novecento, non c'erano le stampanti al laser, non c'era la composizione delle immagini tramite computer, tutto veniva fatto a mano. Purtroppo non sono riuscito, nonostante varie ricerche, a identificare il nome degli atleti o dei culturisti rappresentati in alcune dei 4 pezzi che ho a mia disposizione. In questo caso, ad esempio, ho ipotizzato potesse trattarsi di un atleta della Milo Barbell in America oppure di un atleta francese, la cui immagine può essere stata trasmessa in alcune riviste francesi di cultura fisica. Purtroppo però non sono riuscito a trovare il nome. Tuttavia continuerò a fare delle ricerche e anche se fosse non posso che rimanere meravigliato da questo piccolo pezzo di storia che per farvelo vedere bene sono costretto, come vedete, a mettervelo con una certa angolatura diretta verso la luce in quanto essendo una matrice tipografica ha ripreso solo il bianco e il nero di un'immagine e per farvela vedere devo per forza metterla verso una luce. La scena, come potete vedere, raffigura un uomo che cerca o di sollevare un carico o che cerca di spezzare una catena, con la classica posa, il classico abbigliamento caratteristico dello strongman, se possiamo chiamarlo così, dei primi del Novecento. Qui c'è la catena, qui ci sono le polsiere e qui c'è tutto l'aspetto, qui il viso, tutto il corpo dell'atleta. Questo secondo pezzo, spero si veda, sto cercando di posizionarli in modo che si capisca il meglio possibile, raffigura una scena di acrobazie. Come potete vedere, qui c'è un uomo che tiene dritto un bilanciere a sfera e c'è un altro uomo che sta appoggiato sopra, testa in giù, sopra questo bilanciere a sfera. Si vede un recinto, si vede un prato, qua dietro alle 2 persone che stanno svolgendo questa acrobazia ci sono dei cespugli e anche una casa con una luce accesa e un sentiero costruito con delle travi di legno. Vi faccio vedere che qui l'immagine è tagliata in questo modo. Perché? Perché secondo me nella rivista dove è stata riportata questa immagine c'era o un testo che si sovrapponeva all'immagine o un'altra immagine. Vi porto degli esempi per farvi capire in modo da fare da figura secondaria. Ve lo avvicino un po' nel caso non abbiate ancora capito la descrizione e guardate bene. Di questo pezzo invece sono orgoglioso di potervi dire di chi si tratta. Si tratta di un famoso lottatore e anche pesista estoniano e sto parlando di Georgi Luric, uno dei più importanti pesisti ma soprattutto lottatori dei primi del Novecento. Queste sono tutte immagini che sono state dopo riportate come singole in altre edizioni, in altri formati più grandi sicuramente. Questa foto più grande raffigura lui in una posa molto famosa durante i primi del Novecento, una sorta di via di mezzo fra un side chest e un lat spread, se dovessimo descriverlo con le terminologie di oggi. Qui
abbiamo lui con le braccia incrociate, qui abbiamo lui con il braccio disteso in avanti. Se riesco, nel caso non si veda bene, in questo caso dovrei riuscire ad allegarvi delle foto stampate. Qui lo abbiamo sempre visto da dietro, qui lo abbiamo con degli indumenti. Questo è lui che solleva 5 persone, questo è lui che solleva 5 persone e guarda davanti alla fotocamera. Anche in questo caso, come vedete, l'assenza, questo spazio vuoto sia qui che qui, potrebbe ipotizzare che questo fotogramma, scusate, questa matrice tipografica venisse utilizzata assieme a un testo che dopo veniva sovrapposto qui o qui, nella pagina del libro o della rivista dove è stata utilizzata. Passiamo adesso all'ultimo pezzo, il quarto pezzo, ma anche il mio preferito, perché questa foto raffigura un intero studio di cultura fisica dei primi del Novecento. Non vi so dire da dove provenga questa foto, cioè di che studio si sta parlando, ma secondo alcune mie ricerche potrebbe trattarsi di uno studio di cultura fisica posizionato nella città di Albany, vicino New York. Più di questo purtroppo non vi so dire, però è fantastico vedere come abbiamo una fotografia che rappresenta tutto sommato la parte più importante di uno studio. Questa è la zona di allenamento che potrebbe essere tranquillamente anche solo un tappeto. Qui abbiamo delle tende che portano a altre stanze, probabilmente dedicate anch'esse all'attività fisica, ma probabilmente arricchite con altra attrezzatura. Qui abbiamo una spalliera svedese che una volta era presente in tutti gli studi di cultura fisica. Qui abbiamo la porta del probabile ufficio con riportato il nome, anche qui, del nome dello studio, in questo caso Apollonian Physical Culture Studio. Abbiamo qui dei bilancieri a sfera posizionati e messi tutti in piedi, appoggiati al muro, i quali vengono divisi dal resto della sala, come potete vedere da una corda divisoria. Come penultima cosa abbiamo quello che potrebbe essere un camino e sopra questo camino abbiamo dei quadri con raffigurati delle foto di altri atleti. E per ultimo dettaglio, ma non per questo meno importante, abbiamo in fondo, nella vetrina dello studio, delle statue antiche, delle statue raffiguranti atleti del passato nel mondo antico. Altra caratteristica importante per farci ricordare quali erano i fisici a cui ambivano gli atleti del passato. Il tutto abbellito da 3 apposite fonti di illuminazione. Come avete visto, questa tecnologia, la stampa tipografica, era ancora molto usata nei primi del Novecento in ambito di stampa. Con l'invenzione poi del linotipo, verso fine Ottocento, era già possibile comporre automaticamente interi testi senza doverli impostare manualmente, anche sempre tramite processo meccanico. E questo prolungò di molto l'utilizzo delle matrici, per poi pian piano venire sostituite dalle prime stampanti laser e alle prime composizioni di immagini e di testi tramite computer, e quindi l'arrivo del digitale, dando però a questi stampi, o meglio, a quelli sopravvissuti al tempo, un fascino irripetibile.